imperfetto più imperfetto. Se lo sapevo, venivo anch'io. Se me lo dicevi, ti aiutavo. Sono ammesse queste forme? Si possono usare? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi è qui per la prima volta, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. In questo video parliamo del periodo ipotetico controfattuale, cioè di quel periodo ipotetico che si riferisce al passato, un passato che ormai non possiamo più cambiare. E sappiamo che normalmente si forma con il congiuntivo trapassato seguito dal condizionale passato o il condizionale presente, ma in questo video parlerò del condizionale passato. Quindi, se lo avessi saputo, sarei venuto anch'io. Se me lo avessi detto prima, ti avrei aiutato. Ma nelle nostre conversazioni quotidiane capita spesso di sentire una forma, diciamo così, semplificata, con l'indicativo imperfetto al posto del congiuntivo trapassato e ancora l'indicativo imperfetto al posto del condizionale passato. Quindi imperfetto più imperfetto. Se lo sapevo, venivo anch'io. Se me lo dicevi, ti aiutavo. Ma sono veramente sbagliate queste frasi? Prima vediamo molto velocemente cosa ne pensano i linguisti, alcuni linguisti, e poi farò una riflessione personale. Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, in questo bel libro che si intitola Viva il congiuntivo, scrivono: bisogna sottolineare che l'uso dell'indicativo imperfetto nella frase condizione e o nella frase conseguenza dell'ipotesi reale è assolutamente normale nell'italiano parlato. Il nostro consiglio è di evitarlo nell'italiano scritto e in quello parlato in situazioni formali. Luca Serianni. Si tratta di un costrutto tipico del registro colloquiale, benché in espansione. Piermarco Bertinetto. L'imperfetto potenziale risulta essere di uso frequentissimo nella lingua parlata, specie in certe varietà substandard dell'italiano. E infine Fabio Ruggiano, sul sito Dico dell'Università di Messina. Nello scritto informale e nel parlato di media e bassa formalità si può usare senza remore, cioè senza problemi. Una cosa poi che notano in molti è che non si tratta assolutamente di una forma nuova, anzi, si può dire che sia sempre esistita in italiano questa forma del periodo ipotetico controfattuale con l'imperfetto. Serianni cita addirittura un esempio preso da un sonetto di Petrarca. In italiano moderno poi gli esempi naturalmente sono tantissimi, ma la cosa interessante è che spesso queste due forme, cioè quella più formale con il congiuntivo e il condizionale e quella meno formale con l'imperfetto, vengono mischiate nelle conversazioni, senza che si avverta una differenza particolare. Vi faccio vedere alcuni esempi presi da film con Totò. Chiedo scusa a nome del pavimento. No, e che se lo sapevo glielo facevo trovare incartato. Non so. No, ma lei che c'entra, scusi, non c'entra niente. In questo caso abbiamo il periodo ipotetico costruito con l'imperfetto, quindi se lo sapevo, glielo facevo. Vediamo quest'altro esempio. Il direttore. Sarebbe stato meglio se l'avessimo fatti scendere per le scale. Era meglio, sì. Perché mi sembra interessante questo esempio? Perché prima abbiamo un periodo ipotetico, diciamo così, formale, costruito con il congiuntivo trapassato e il condizionale passato. Sarebbe stato meglio se l'avessimo fatto scendere per le scale. Sono invertiti, ma è la stessa cosa. Ma la cosa interessante è che l'altra persona risponde con l'imperfetto e dice era meglio, sì. E in questo caso non avvertiamo niente di strano. Cioè non risponde sarebbe stato meglio, sì. Quindi riprende quel condizionale passato, ma lo trasforma in imperfetto, appunto in maniera assolutamente naturale. E quando sentiamo questo dialogo non avvertiamo niente di strano. Questo è il dottore, mio grande amico. 10 anni fa, se non c'ero io, a quest'ora suo marito sarebbe già morto, seppellito, putrefatto e puzzolente come una mila carogna. Dico bene? In questo caso abbiamo metà e metà, cioè nella prima parte il congiuntivo trapassato viene sostituito dall'imperfetto, se non c'ero io, invece di se non ci fossi stato io. Mentre nella seconda parte abbiamo il nostro condizionale passato,
sarebbe morto. Cosa possiamo dire allora più in generale di questo periodo ipotetico controfattuale con l'imperfetto? Possiamo dire che appartiene a un registro informale, ma che non è assolutamente sbagliato e che si può usare. Perché dico che non è sbagliato? Perché le categorie di giusto e sbagliato non sono sempre utili in grammatica. Ci sono sicuramente frasi giuste e frasi sbagliate, cioè ci sono sicuramente frasi sbagliate. Se io dico io vai al cinema, non ci sono dubbi, è una frase sbagliata, oppure il pizza è buono. Anche questa è una frase sbagliata, ma perché queste frasi sono sbagliate? Non perché c'è scritto su un libro di grammatica o perché ce l'ha detto la professoressa a scuola. Queste frasi sono sbagliate perché nessun parlante madrelingua le pronuncerebbe mai. Il caso invece di una frase come «se me lo dicevi ti aiutavo» è diverso, perché i parlanti madrelingua usano questa frase nelle loro conversazioni e non la percepiscono come sbagliata. Ma, come abbiamo letto, appartiene a un registro più colloquiale. Perché allora dico che si può usare? Perché non sempre, secondo me, opinione personale, dobbiamo esprimerci nel registro più alto possibile. È un po' come con i vestiti. Se io vado a un matrimonio, mi metterò la giacca e la cravatta. Se esco con i miei amici, mi metterò una maglietta, ecco, come questa, perché qui siamo 3 amici, giusto? Se guardo una serie Netflix a casa, mi metterò in pigiama, magari. Quindi, ad ogni situazione, faccio corrispondere quello che mi sembra il vestito più adeguato. E con la lingua è un po' la stessa cosa. Naturalmente, nulla vieta di uscire con i propri amici in giacca e cravatta, così come nulla vieta di esprimersi con un livello di lingua molto formale anche con i propri amici. Va benissimo, ognuno poi è libero di vestirsi e di esprimersi come preferisce. Ma allora qual è il mio consiglio finale a chi impara l'italiano? Innanzitutto è di imparare il periodo controfattuale con il congiuntivo trapassato e quindi di imparare questi tempi, il congiuntivo trapassato e il condizionale passato. Ma quando vogliamo poi raggiungere un livello di lingua veramente molto alto, secondo me è utile imparare anche la forma più colloquiale, perché imparare bene una lingua significa anche sapersi muovere tra i vari registri. Grazie per avermi seguito fin qui. Se hai trovato il video utile, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!